Ciao amici, benvenuti su Lucere Tattoo. Qui è Lucky, vi terrò compagnia per questo video. Oggi parliamo del leone. Sigla. Il leone. Il leone, amici. Il leone è il re della foresta. È il simbolo, uno dei simboli più usati nelle culture. Al di là del tatuaggio, proprio un qualcosa che è stato preso a modello da molte civiltà per la sua regalità, per la sua, come per il fatto che appunto era considerato il re della foresta, il re della savana, il re degli animali. Per questo motivo è stato preso dagli uomini come un simbolo di, viste le caratteristiche dell'umano, che ha sempre nell'arco della storia portato avanti un'idea di governo, di dominio, lo ha preso come modello di governo. Il re, guardiamo la storia, è pieno di imperi, di re, quindi uno dei simboli più diffusi della civiltà. Il re indiscusso degli animali. Il leone nel tatuaggio prende queste caratteristiche, trae spunto da queste caratteristiche, dal fatto che è re della foresta, dal fatto di stare sempre allerta. Questa è un'altra caratteristica, che sta sempre allerta, sempre vigile, domina sempre la situazione, franco, gira intorno, territoriale. Queste sono le caratteristiche che lo hanno reso così amato dai maschi alfa, tra virgolette, da quelle persone che hanno una certa indole per il comando, vuoi sull'ambito lavorativo, vuoi nell'ambito militare, persone che hanno questa indole di, possiamo dire, al comando, a dominare gli altri, ma allo stesso tempo anche un comando dato dalle qualità dell'individuo, non un comando negativo, ma un comando diciamo che la persona che ha un tatuaggio del leone va a dominare sull'altro, ma con delle qualità. Non è una persona che non ha qualità, deve avere delle qualità, delle spiccate qualità. Questo è quello che il leone si comanda, ma ha delle qualità, c'ha la forza, c'ha il coraggio, anche se poi anche lì bisogna vedere, perché ci sono degli animali molto piccoli che fanno scappare anche i leoni, poi è tutto da vedere, no? Però per quanto riguarda l'immaginario collettivo, il leone è il re della savana, è il re della foresta, il re indiscusso degli animali. Lo abbiamo visto nei cartoni animati, lo abbiamo visto nei film, lo abbiamo visto. Il pensiero è che il re degli animali sia il leone, per quanto riguarda appunto quella sua forza indiscussa e controllo del territorio, come avviene un po' con gli imperi, no? Gli imperi
la visione umana dell'impero è quella: l'espansione, il controllo del territorio, forza, cose che personalmente non le vedo sbagliate da un punto di vista. Una persona che conosce se stessa sa che non è quella la via esatta. L'umano dovrebbe, no con la forza, ma con l'ingegno, con la cooperazione. Sono altre le qualità che dovrebbero mettere a frutto gli uomini, e quindi si avrebbe beneficio tutti, se ne avrebbe beneficio tutti, altrimenti c'è sempre un qualcosa che è sempre una prevaricazione. Infatti i territori vengono conquistati e tutta una serie di cose. Ripeto, questa è la mia opinione non è quella che va, ma qua che va a spingere questo modello di pensiero. Ma ripeto, qua stiamo parlando del tatuaggio, il tatuaggio del leone, e il leone ha queste caratteristiche, ma è stato preso dall'umano, diciamo, per queste caratteristiche. Dopo l'umano ha una grande capacità di trasformare e di asservire a suo piacimento quello che sono le cose. Qualsiasi cosa che lui prende in mano la trasforma, e a volte in bene, a volte in cose meno piacevoli. Il cane leone era molto rappresentato, cioè il leone era molto rappresentato anche per quanto riguarda l'Oriente. Già del buddismo c'erano i cani leoni, il Fu Dog. Infatti nell'orientale si tatua il Fu Dog, che è un animale protettivo dei luoghi sacri. È stato preso anche in Cina per questa sua caratteristica di forza, caratteristica di, comunque, per quanto riguarda al servizio del bene, servizio del bene comune. È stato preso a modello, e difatti lo troviamo in molti luoghi, monumenti. All'esterno di queste strutture ci sono i cani leoni, che hanno una funzione protettiva, a dare un segnale a chi arriva che quel luogo è protetto, che quel luogo è. Infatti l'utilizzo del cane leone nell'ambito del tatuaggio è un qualcosa più che altro anche a forma di protezione. A forma di protezione dal punto di vista che l'uomo si mette addosso un'immagine di questo tipo per sentirsi protetto, come dire: guarda che sono protetto, per incarnare quelle qualità, o se no per incarnare quelle qualità che rappresentano il cane leone. Quindi la difesa della prole, l'attenzione, essere vigile, forza, limiti giusti quando serve. Abbiamo queste caratteristiche. Il leone si pensa sia vigile perché chiude poco gli occhi, non ha molto l'abitudine di chiudere gli occhi, anche se il leone che ho dietro qua ogni tanto li chiude, ma si dice che, poi io non lo so, non sono andato a vedere. Comunque certamente è all'apice della catena alimentare, cima. Il leone che mangiano il leone non ce n'è. Gli uccelli, quando muore il leone, arrivano
e se lo mangiano anche lui, che è in vita. Facilmente qualcuno va là a predarlo, non ha predatori, e sappia io, poi magari salta fuori e c'è il predatore, non lo so, ma al momento sembrerebbe che la situazione è questa qua. Quindi un simbolo largamente utilizzato, sempre stato, anche nei fregi, nei casati, simboli addirittura di simboli di stati. C'era il leone come simbolo di regalità, come simbolo di supremazia, come simbolo di tutta una serie di cose. Ripeto, uno può condividere o non condividere, ma nell'aspetto bello, ecco, il leone mi rappresenta appunto la capacità di governo, la capacità di controllo, la capacità e la forza, l'aspetto bello a difesa, quindi la forza messa a disposizione della difesa o dell'attacco, l'aspetto bello. L'aspetto brutto, la capacità di attaccare, quindi predare, di dominio, di conquista, no? C'è sempre due aspetti di quello che è un'immagine. Poi, appunto, come dicevamo, l'uomo nella sua storia ha sempre utilizzato simboli e cose per incarnare a volte, spesso e volentieri, delle situazioni poco piacevoli. Ma comunque, quello che vediamo maggiormente oggi è appunto il leone inteso come spesso e volentieri la persona che nell'Occidente, quando non è il cane fu, il fu dog è un qualcosa di appunto inteso più a livello spirituale, diciamo, della persona come protezione, mentre per quanto riguarda il leone classico non è tanto una cosa spirituale ma quanto una cosa di scalata sociale, no? Di scalata nel lavoro, di scalata nel mondo può essere la musica, può essere, non so, comunque un qualcosa che ha intenzione di diventare leader, comunque che si sente all'interno di sé leader, allora magari si fa il leone perché lo rappresenta. Questo è. Quindi poi valutate voi, ecco, quello che dovrà essere il vostro tatuaggio. Ma comunque, più o meno, le caratteristiche, abbiamo fatto un po' una panoramica, no, di quello che sono le caratteristiche sicuramente dei leoni. Sicuramente un tatuaggio per le persone dominanti, persona che vuole imporre se stessa nella società, nel mondo. Bene amici, spero di avervi dato degli spunti di riflessione, ma sicuramente potete trovare facendo delle ricerche potete trovare diverse informazioni in rete, online, e poi come giusto appunto, insomma, nelle varie culture, a seconda delle persone, a seconda dei gruppi, a seconda delle associazioni, piuttosto che dei vari modi di pensare, ha preso determinate leggende, determinate storie, determinate connotazioni. Lo vediamo nei cartoni animati, nei film, lo vediamo in tante situazioni, nelle leggende. Quindi ognuno poi ha la sua, può prendere tantissime sfumature. Bene amici, qui è Lucky, vi do un caro saluto, vi invito a mettere un like e anche a iscrivervi al canale, attivando la campanella, e così
vi arrivano, quando io pubblico un video vi arriva la notifica, vi avvisano, altrimenti vanno lì e non si vedono. Bene cari, al momento che sto registrando il video siamo zona gialla. Oggi è zona gialla, primo giorno di zona gialla, quindi speriamo che cominciamo ad andare verso una direzione di riapertura dei lavori, delle cose. E comunque vi faccio una raccomandazione di usare prudenza, perché al momento insomma se no ci bloccano un'altra volta. Muovetevi con prudenza, non andate ad assembramenti, che così almeno evitiamo per quanto possibile, perché poi giustamente tanti lo faranno comunque, evitiamo ricadute, di ricadere in zona arancione e poi magari in zona rossa. Bene amici, un caro saluto ragazzi, a presto, ciao.